Basta cavi, basta. Cosa sono questi sconosciuti? Ciao a tutti, ormai utilizzare i cavi è una tecnologia passata e molti di voi mi avete chiesto: ma non c'è un modo semplice e rapido per trasferire le foto o video o comunque qualsiasi contenuto da computer a telefono o viceversa? Ma certo che sì, io ormai è da anni che utilizzo sempre la stessa applicazione, ma sinceramente non ne ho mai parlato. È un'applicazione che tengo un po' per me, sono un po' geloso di quest'app. Questa applicazione si chiama Web Sharing Lite, perché c'è anche la versione a pagamento, un po' hanno fatto la versione a pagamento per neofiti. Diciamo che c'è una sezione apposita dove effettuare il trasferimento foto, video e documenti, cosa che sulla versione Lite è un po' più grezza, perché andrete a guardare completamente il telefono nella sua completezza, diciamo così. Quindi prima cosa da fare, andare su Play Store, scaricare Web Sharing Lite, versione gratuita, e una volta installata vi ritroverete questa prima schermata. In questa prima schermata c'è l'indirizzo che dovrete andare a inserire nella barra degli indirizzi del proprio browser web, date invio e sotto dovrete andare ad incollare o comunque trascrivere la breve password che vi compare a schermo sullo smartphone. Una volta fatto, premete invio e qui trovate tutte le cartelle del vostro telefono. Se ve ne intendete un po' di fotografia, la cartella di CIM è sempre la classica dove trovare le varie foto. In questo caso trovate la camera con tutte le foto scattate e screenshot, gli screenshot che effettuate dentro un telefono. Se andate dentro a camera ritrovate tutte le vostre fotografie e poi dipende sempre dal telefono e dal produttore, in fondo solitamente ci sono anche tutti i vari video. Li potete andare a rivedere con un doppio clic se volete vedere un'anteprima un po' più ingrandita, oppure col tasto destro potete andare a scaricare Download Select Items. Da qui potete scaricare direttamente la fotografia in questo caso, oppure possiamo caricare un file al device, quindi in questo caso vi aprirà Esplora risorse e andrete a copiare un file. Altrimenti potete anche proprio dal computer selezionare quello che volete e trasferirlo in questa maniera qua, e in automatico andrà dentro al telefono. Però mi raccomando, ricordatevi la cartella, perché io quando solitamente trasferisco dei file nel telefono vado qui in download e trasferisco solitamente i vari post che devo andare ad inserire su Instagram. Questo qui è l'esempio mio, e poi potrete trasferirci PDF, tutto quello che volete. Qui c'è la cartella documenti, la cartella DJI e ci sono anche proprio le applicazioni Android con tutti i vari file di sistema che noi in questo caso non ci interessa. Invece c'è anche la cartella WhatsApp, semplicemente qui troviamo i vari backup, i database e i media. I media qua all'interno possiamo trovare le varie GIF che abbiamo ricevuto o inviato, gli audio, i documenti, le immagini. Vedete, qui trovate le immagini ricevute e anche le immagini inviate. Quindi qui trovate tutto quello che è dentro al vostro smartphone. Quindi avete visto anche voi quanto è semplice utilizzare questo programmino. Ci sono anche tantissimi altri programmi molto più complessi, invece ho voluto farvi vedere questo programma così semplice. Non è proprio così, avete visto anche voi la grafica, non è ben curato eccetera, ma almeno è funzionale. Programmino da 4-5 mega, non occupa risorse nel telefono, e mi raccomando, una volta che avete finito di trasferire i vari file tra telefono e computer, premete qua sotto il tasto stop e potrete trasferirvi proprio qualsiasi file, anche file musicali, per esempio MP3, che io ormai non utilizzo più nel trasferimento, ormai dai vecchi Nokia non faccio più questi trasferimenti audio. Invece una nota, mi raccomando, il telefono deve essere sotto la stessa rete del computer, quindi deve essere nella vostra rete domestica, collegato al wifi. Non dovete mettere il telefono con la connessione dati, ovviamente dal computer non riuscirete a collegarvi ad esso. Non importa avere la banda da 2,4 o 5 GHz, però vi ricordo che la banda 5 GHz ha un trasferimento dati molto maggiore e una portata minore, ma solitamente quando c'è il trasferimento dati con il telefono solitamente è in un raggio d'azione molto ristretto.
Vi lascio in descrizione il link per scaricarlo direttamente o comunque aprite Play Store, cercate Web Sharing Lite, la versione gratuita. Poi se volete provare anche quella a pagamento, mi sembra 2-3 euro, non ha un costo eccessivo. Ripeto, applicazione utile e pratica perché in pochi semplici passi si può fare tutto senza l'utilizzo dei soliti cavi ormai inutili e poco pratici. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su YouWinBlog!